Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò come realizzare in modo molto semplice dei file grafici che possono essere poi visualizzati tramite i piccoli display OLED diventati ormai molto popolari tra gli sperimentatori. Questi display si trovano in commercio a pochi euro in svariate forme e dimensioni e permettono di creare in modo semplice e veloce interfacce dall'aspetto professionale ed accattivante. Andiamo quindi a vedere come procedere. Per prima cosa devo cercare un'immagine adatta. Vado quindi a fare una ricerca veloce per immagini e ovviamente compaiono una miriade di risultati. Per questo lavoro adatto qualsiasi formato di file. Ovviamente, essendo la risoluzione del display piuttosto bassa, è meglio selezionare una grafica non troppo dettagliata. Lasciamo quindi perdere tutte queste con molti particolari e orientiamoci verso qualcosa di più semplice e lineare, come per esempio questo logo in bianco e nero. Vediamo un po', questa è un po' sgranata, vediamo se ce n'è una un po' più definita. Ecco, questa mi sembra perfetta. Vado quindi a salvarla, salva con nome e la chiamo Star Trek. Ora per elaborare o convertire l'immagine utilizzerò il programma GIMP. Apro quindi il file che ho appena scaricato e come prima operazione andrò ad eliminare tutte le parti dell'immagine in eccesso. Utilizzo lo strumento taglierina e vado a ritagliare solo la parte che mi interessa, andando quasi a toccare i bordi dell'immagine in modo da non sprecare troppi pixel. Ecco fatto. Ora devo convertire l'immagine in modalità monocromatica. Dal menu immagine seleziono modalità, poi indicizzata e qui seleziono la casella, uso una tavolozza in bianco e nero 1 bit. Faccio clic su converti e vedete che dopo questa operazione i bordi risultano molto più seghettati, ma questo è normale in quanto viene a mancare l'anti-alias. Adesso bisogna ridimensionare l'immagine per adattarla alle dimensioni del display, che nel mio caso è di 128x64 pixel. Dal momento che questa immagine è più alta che larga, lo utilizzerò ruotato di 90 gradi, per cui la risoluzione sarà 64x128. Dal menu immagine seleziono scala immagine e imposto come larghezza 64. Qua ho selezionato l'opzione per mantenere le proporzioni, quindi cliccando su altezza questa viene impostata automaticamente a 100. Ora posso cliccare su scala e questo è il risultato finale. Vedete che la qualità non sembra granché, d'altronde la risoluzione è molto bassa, ma l'effetto sarà comunque soddisfacente. Volendo possiamo anche fare delle piccole modifiche utilizzando lo strumento matita ed impostando la dimensione della punta ad 1 pixel. In questo modo possiamo andare a correggere eventuali imperfezioni o pixel mancanti. Qua per esempio vediamo che non è simmetrico. E una volta terminato occorre salvare il file in un formato adatto ad essere utilizzato con Arduino. Questo formato è l'XBM, quindi dal menu file seleziono esporta come, poi lasciando inalterato il nome del file cambio soltanto l'estensione mettendo XBM al posto di JPEG. In questo modo GIMP salverà il file nel formato corrispondente. I file in formato XBM sono in pratica dei normali file di testo. Posso quindi aprirlo con un normale editor e vedere che si tratta in pratica di un file con una sintassi molto simile a quella del linguaggio C e quindi compatibile con Arduino. Abbiamo all'inizio 2 direttive define che indicano l'altezza e la larghezza, seguiti da un array di tipo char che costituisce la mappa dei pixel che compongono l'immagine. Potete notare che sia le macro delle dimensioni che il nome dell'array utilizzano come prefisso il nome con cui abbiamo salvato il file, in questo caso Star Trek. Dobbiamo quindi ricordarci Star Trek With, Star Trek 8 e Star Trek Bits
perché dovremo poi utilizzarli nel programma per richiamare questo file immagine. Ora, per utilizzare il file si potrebbe semplicemente copiare tutto il testo e incollarlo direttamente in uno sketch di Arduino. C'è però un modo più elegante per farlo. Dobbiamo innanzitutto rinominare il file cambiando l'estensione da XBM ad H. In questo modo potremo utilizzarlo come se fosse un normale file di intestazione. Questo file va poi copiato nella stessa directory dello sketch da utilizzare. Quindi lo taglio e vado a copiarlo nella directory di questo progetto che ho creato apposta per questa dimostrazione. Adesso, aprendo lo sketch, viene aperta anche una seconda scheda che contiene appunto il nostro file di grafica. Come vedete lo sketch è molto semplice, l'ho fatto solo per questa dimostrazione e potete anche copiarlo direttamente da qui, tanto si tratta soltanto di poche righe. Per utilizzare il file che abbiamo creato dobbiamo innanzitutto includerlo, quindi inserisco la direttiva include Star Trek H, facendovi notare che in questo caso ho utilizzato le virgolette al posto dei soliti simboli maggiore e minore. Questo perché il file da includere si trova nella stessa directory dello sketch, quindi la sintassi corretta è questa. Ora, se il vostro display è diverso dal mio, dovrete modificare questa riga. Questa è la macro da utilizzare quando si chiama il costruttore della classe U8G2 ed è specifico per ogni modello. L'elenco dei display supportati dalla libreria è lunghissimo, quindi sarebbe impossibile elencarli tutti qui. Vediamo allora come è strutturata questa macro. La prima parte è fissa ed è sempre U8G2, quindi fin qui è abbastanza semplice. A seguire si indica il modello di controller utilizzato. Questo può essere SH1106 oppure SSD 1306 e così via. Questa ovviamente è la risoluzione. Poi abbiamo il nome del produttore o no name se si tratta di un modello anonimo come nel mio caso. Questo numero indica la modalità di utilizzo della memoria e nel caso di Arduino si può lasciare tranquillamente ad 1. Mentre la parte finale indica il tipo di interfaccia utilizzata per il collegamento. In questo caso è l'interfaccia hardware I2C, ma potrebbe essere anche software I2C, software SPI, hardware SPI e così via. E come ho detto prima, l'immagine viene utilizzata ruotata di 90 gradi. Utilizzo quindi il parametro U8G2R1 ad indicare che il display va ruotato di 90 gradi verso destra. Se invece vogliamo utilizzarlo senza rotazione, qua bisogna mettere U8G2R0. Questa funzione drawXBM è quella che si occupa di disegnare l'immagine. I parametri sono i primi due e la posizione, quindi 0, 0, poi a seguire le dimensioni e per questo utilizziamo le macro che abbiamo visto nel file che abbiamo creato, quindi Star Trek Width e Star Trek Height. E per finire il nome dell'array di caratteri è Star Trek Bits. A questo punto non resta che dare il comando per compilare e caricare lo sketch e dopo qualche istante possiamo vedere il risultato. Eccolo qua, vedete che nonostante la bassa risoluzione il risultato è comunque molto gradevole. Allo stesso modo come ho creato questa grafica ne ho create anche delle altre, l'importante è utilizzare delle immagini non troppo complesse e si ottengono, come vedete, dei risultati molto soddisfacenti. Bene, io con questo ho concluso, spero che il video vi sia stato utile, fatemelo sapere nei commenti anche in caso contrario. Per il momento vi saluto e vi aspetto alle mie prossime realizzazioni. Ciao a tutti!